Fermati, ho una domanda per te. Perché alcune persone di 70 anni hanno più energia mentale di quarantenni che conosci? Perché certi anziani imparano ancora cose nuove mentre molti giovani si sono già arresi? Marco Aurelio aveva 59 anni quando governava l'impero più potente del mondo, ma ogni sera scriveva nei suoi diari come uno studente curioso. Cosa sapeva che la maggior parte di noi ha dimenticato? Oggi ti svelo il segreto delle persone che non invecchiano mai mentalmente. E no, non è quello che pensi. Guarda intorno a te. Conosci persone di 40, 50, 60 anni che sembrano mentalmente spente? Come se avessero smesso di crescere a 25. Poi ne conosci altre. Hanno 70, 80 anni, ma gli occhi brillano ancora. Fanno domande, si entusiasmano, cambiano idea quando scoprono qualcosa di nuovo. La differenza non è l'età, è qualcos'altro. I filosofi stoici lo chiamavano prosoché. Attenzione consapevole, ma c'è molto di più. La regola del non so. Ecco il primo segreto. Le persone mentalmente giovani dicono spesso 3 parole. Non lo so. Marco Aurelio era l'imperatore più potente del mondo. Poteva far finta di sapere tutto. Invece scriveva nei suoi diari: ogni giorno imparo qualcosa che dimostra quanto poco so. Ma aspetta, non sto parlando di insicurezza. Sto parlando di forza. I neurobiologi chiamano questo fenomeno neotenia cognitiva. È la capacità di mantenere caratteristiche giovanili nel processo di apprendimento. Quando ammettiamo di non sapere, il cervello rilascia dopamina, la stessa sostanza che ci fa sentire bene quando scopriamo qualcosa di nuovo. È letteralmente una droga naturale della curiosità. Immagina di essere a una cena con amici. Si parla di un argomento che non conosci bene. La politica locale. La persona mentalmente vecchia annuisce, fa finta di sapere o peggio, critica senza informarsi. La persona mentalmente giovane dice: non ne so abbastanza. Mi incuriosisce, raccontami di più. Seneca aveva notato una cosa curiosa: più una persona sa davvero di un argomento, più spesso dice non lo so, perché sa quanto è vasto quello che non conosce ancora. I veri esperti sono pieni di domande. I falsi esperti sono pieni di risposte. Questa settimana prova questo esercizio. Una volta al giorno di non lo so su qualcosa. Poi fai una domanda. Vedrai che effetto fa. E tieni un piccolo diario. Scrivi cosa hai imparato ogni volta che hai ammesso ignoranza. Ti stupirai dei risultati. Il muscolo della meraviglia. Secondo segreto. La meraviglia è un muscolo. Se non lo usi, si atrofizza. Epitteto diceva: ogni nuovo giorno è una scuola. Ma quanti di noi entrano nella giornata come studenti? Ti racconto una cosa che ho notato. I bambini fanno in media 73 domande al giorno. Gli adulti? Meno di 4. Cosa è successo alle altre 69? Il professor Dasher Keltner di Berkeley ha scoperto qualcosa di straordinario. Quando proviamo meraviglia, si attivano le stesse aree cerebrali coinvolte nell'apprendimento rapido. È come se il cervello dicesse: attenzione, c'è qualcosa di importante qui. Ma c'è di più. La meraviglia riduce l'infiammazione nel corpo. Letteralmente ci mantiene più giovani a livello cellulare. Stamattina hai fatto colazione. Hai notato il sapore del caffè? Ti sei chiesto da dove vengono quei chicchi? Chi li ha raccolti? Le persone mentalmente giovani trasformano il quotidiano in straordinario, non perché sia cambiato il mondo, perché è cambiato il loro sguardo. Scegli una cosa che fai ogni giorno: lavarsi i denti, guidare fino al lavoro, preparare la cena. Per una settimana trova un dettaglio nuovo. Ogni giorno il cervello inizierà a cercare novità ovunque. È scientificamente provato. Ma aggiungi questo. Racconta a qualcuno la cosa nuova che hai notato. Condividere la meraviglia la amplifica. L'arte di cambiare idea. Terzo segreto. Le persone mentalmente giovani cambiano idea, spesso, e non se ne vergognano. Marco Aurelio scrisse: è più nobile correggere i propri errori che perseverare in essi. Ma nella nostra cultura cambiare idea è visto come debolezza. Non sei coerente. Prima dicevi un'altra cosa. Sbagliato. Cambiare idea è evoluzione.
Esiste un fenomeno chiamato dissonanza cognitiva. Quando incontriamo informazioni che contraddicono le nostre credenze, il cervello prova disagio, come un dolore mentale, la reazione naturale, ignorare le nuove informazioni, aggrapparsi a quello che già sappiamo. Ma le persone mentalmente giovani hanno imparato a trasformare questo dolore in piacere. Vedono la dissonanza come un segnale. Sto per imparare qualcosa. Pensa a tuo nonno. Magari per anni ha detto: i computer sono una moda passeggera. Poi un giorno ha iniziato a usare WhatsApp per sentire i nipoti. Ha cambiato idea? Sì. Era più debole? No. Era più saggio. Le persone mentalmente vecchie si aggrappano alle loro opinioni, come fossero la loro identità. Le persone mentalmente giovani sanno che le idee sono strumenti. Se uno strumento non funziona più, lo cambiano. Seneca aveva un esercizio. Una volta al mese sceglieva un'opinione forte che aveva. Poi cercava attivamente le migliori argomentazioni contro quella posizione, non per demolire le sue credenze, per rafforzarle attraverso il dubbio intelligente. Pensa a un'opinione che hai da almeno 5 anni, su qualsiasi argomento. Cerca attivamente prove che potrebbero contraddirla. Non per forza cambierai idea, ma il solo esercizio ti mantiene flessibile. E quando cambi idea su qualcosa, celebralo. Hai appena dimostrato di essere mentalmente vivo. La fame di esperienze nuove. Quarto segreto. Le persone mentalmente giovani hanno fame, non di cibo, di esperienze. Seneca, a 60 anni, ancora viaggiava, ancora conosceva gente nuova, ancora si metteva in situazioni scomode. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Una signora di 70 anni che conosco ha iniziato a imparare lo spagnolo. A 70. Perché voglio capire le telenovelas senza sottotitoli? Mi ha detto ridendo. Ecco la mentalità giovane. Curiosità senza giustificazioni complicate. Ma c'è una trappola comune. Sono troppo vecchio per iniziare. Non ho tempo. A cosa serve? Le persone mentalmente giovani non si fanno queste domande. Si chiedono invece: cosa succederebbe se provassi? Scegli una microesperienza nuova ogni settimana, un ristorante etnico che non hai mai provato, un percorso diverso per andare al lavoro, una conversazione con un estraneo al bar. Il cervello si riattiva, inizia a produrre nuove connessioni neurali, ti senti più vivo. Il rapporto con l'errore. Quinto segreto. Le persone mentalmente giovani sbagliano e ringraziano per l'opportunità. Epitteto insegnava: ogni errore è un maestro travestito. Ti svelo una cosa: ho sbagliato a preparare questo video 3 volte. Ogni volta ho imparato qualcosa di nuovo su come comunicare meglio. Le persone mentalmente vecchie vedono l'errore come fallimento. Le persone mentalmente giovani lo vedono come informazione. I neuroscienziati di Stanford hanno fatto una scoperta rivoluzionaria. Quando sbagliamo e poi correggiamo l'errore, il cervello rilascia una scarica di dopamina più intensa che quando facciamo tutto giusto al primo colpo. È come se il cervello dicesse: ottimo, abbiamo imparato qualcosa di prezioso. Ma c'è una condizione: dobbiamo vedere l'errore come informazione, non come giudizio personale. Stai cucinando un piatto nuovo. Aggiungi troppo sale. 2 reazioni possibili. Sono un disastro in cucina, non ci provo più. Interessante. Ora so esattamente quanto sale non mettere la prossima volta. La prima reazione chiude possibilità, la seconda le apre. Pensa così. Ogni errore ti fa risparmiare tempo futuro. Ti evita di ripetere lo stesso sbaglio per anni. È un investimento mascherato da perdita. Tipi di errore e come sfruttarli. Errore tecnico. Come posso migliorare la mia competenza? Errore di giudizio. Quali informazioni mi mancavano? Errore emotivo. Cosa ha scatenato questa reazione? Errore di comunicazione. Come posso esprimermi meglio? Per una settimana celebra un tuo errore al giorno. Non sto scherzando. Trova un modo per essere grato per quell'errore. Scrivi: oggi ho sbagliato quando ho imparato che sono grato perché. Vedrai che il tuo rapporto con il rischio cambierà completamente e inizierai a vedere gli errori degli altri con più compassione.
La connessione con i più giovani. Sesto segreto. Le persone mentalmente giovani imparano dalle generazioni più giovani, senza giudicare. Seneca aveva allievi di 20 anni. Li ascoltava davvero. Non fingeva di ascoltare aspettando il suo turno per parlare. So cosa stai pensando, ma i giovani di oggi, con questi smartphone, non sanno niente della vita vera. Stop. Questo è il pensiero che ti invecchia istantaneamente. Ogni generazione sviluppa competenze uniche per sopravvivere nel suo tempo. I millennials sanno navigare informazioni infinite. La generazione Z sa creare connessioni autentiche in ambienti digitali. Non sono abilità inferiori alle nostre, sono diverse. Mia nipote di 16 anni mi ha insegnato ad usare un'app per la meditazione. Io, che studio filosofia stoica da anni, ho imparato una nuova tecnica di respirazione da una ragazzina. Chi era il maestro in quel momento? Le persone mentalmente giovani sanno che la saggezza non ha età. Hanno imparato che ogni generazione ha qualcosa da insegnare alle altre. Cosa possiamo imparare dalle nuove generazioni? Adattabilità, cambiano strategia rapidamente quando qualcosa non funziona. Autenticità, sono meno disposti a fingere per conformarsi. Creatività digitale, usano strumenti che noi ancora non capiamo. Mentalità globale, pensano automaticamente oltre i confini nazionali. Sostenibilità, considerano l'impatto a lungo termine delle decisioni. Trova una persona più giovane di te di almeno 15 anni. Chiedigli di insegnarti qualcosa che sa fare bene. Potrebbe essere tecnologia, potrebbe essere un gioco, potrebbe essere un modo diverso di vedere le cose. Ma ecco la parte importante. Durante la conversazione non dare consigli non richiesti, solo domande, solo curiosità. L'umiltà di imparare è il carburante della giovinezza mentale. La pratica del ancora non. Settimo e ultimo segreto. Le persone mentalmente giovani non dicono mai non sono portato, dicono ancora non so farlo. Questa piccola parola, ancora, cambia tutto. Trasforma un giudizio definitivo in una possibilità aperta. Marco Aurelio scriveva: «Il presente è l'unico tempo che abbiamo per crescere. Non importa se hai 40, 50, 60 anni o più. Il tuo cervello può ancora creare nuove connessioni, può ancora imparare, può ancora crescere». La psicologa Carol Dweck ha scoperto qualcosa di rivoluzionario. Le persone con mentalità di crescita continuano a migliorare tutta la vita. Quelle con mentalità fissa si bloccano prima dei 30 anni. La differenza? Una parola. Ancora. Esempi di trasformazione del linguaggio. Non sono bravo con la tecnologia. Ancora non ho imparato questa tecnologia. Non so cucinare. Ancora non ho sviluppato le mie abilità culinarie. Non sono creativo. Ancora non ho scoperto la mia creatività. Sono troppo vecchio per... Ancora non ho trovato il modo giusto per... Quando diciamo ancora non, il cervello interpreta la frase come un obiettivo temporaneo. Inizia automaticamente a cercare modi per superare l'ostacolo. È programmazione mentale positiva. Ogni volta che ti senti tentato di dire non so fare questo, aggiungi ancora. Vedrai che la tua mente inizierà automaticamente a cercare modi per imparare. E fai questo esercizio. Scrivi 5 cose che hai sempre pensato di non saper fare. Riscrivile tutte con ancora non so fare. Poi scegli una e fai il primo piccolo passo per impararla. La parola ancora è la chiave che apre porte che credevamo chiuse per sempre. Ora tocca a te. Nei commenti qui sotto dimmi qual è una cosa che hai sempre voluto imparare ma hai rimandato. Scrivilo. Non importa se sembra impossibile o strano. La nostra comunità stoica è qui per sostenersi a vicenda. Leggerò ogni commento e sono sicuro che troverai qualcuno che condivide la tua curiosità. E se questo video ti è stato utile, c'è un regalo che voglio farti. Ho creato una community privata su Telegram dove condivido strategie stoiche avanzate. Trovi il link nella descrizione di questo video. Nel gruppo Telegram puoi scaricare gratis il manuale dello stoicismo moderno, ma soprattutto metti in pratica quello che hai imparato.
E se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo con una persona che secondo te ha bisogno di riscoprire la sua giovinezza mentale. Potrebbe essere il regalo più bello che le fai oggi. Come diceva Marco Aurelio, la qualità dei tuoi pensieri determina la qualità della tua vita. Rendiamola straordinaria, insieme.